Ciao a tutti! In questo video vi darò 9 consigli per coltivare i vostri peperoncini sani, forti e produttivi. E alla fine del video vi darò un consiglio speciale. Il primo consiglio è quello di utilizzare uno strato drenante. L'utilizzo dei sottovasi è consigliato particolarmente per evitare di macchiare il terreno sottostante al vaso. Tuttavia, i sottovasi possono creare un problema. L'acqua in eccesso che defluisce dal vaso potrebbe ristagnare nel sottovaso, aumentando il rischio di marciume radicale. Per ovviare a questo problema si consiglia di utilizzare uno strato drenante sul fondo del vaso. Questo strato, solitamente composto da argilla espansa o da sassolini, ha diverse funzioni. Mantiene il terriccio sollevato di quel centimetro dal fondo, creando uno spazio d'aria, impedendo così che le radici rimangano a mollo nell'acqua. Favorisce il drenaggio, permettendo all'acqua in eccesso di defluire liberamente, evitando così che il terriccio rimanga troppo zuppo. E poi aumenta la circolazione dell'ossigeno nel substrato. Qui vi lascio un video di approfondimento. Un secondo consiglio molto utile per le piante in vaso è quello di posizionare un pezzo di juta tra lo strato drenante e il terriccio. Questa semplice aggiunta apporta diversi benefici. Quando annaffiate le vostre piante, l'acqua in eccesso che defluisce dal vaso porta con sé alcuni elementi nutritivi contenuti nel terriccio. La juta, grazie alla sua capacità di trattenere l'acqua, rallenta questo flusso permettendo al terriccio di assorbire più nutrienti. Inoltre aiuta a trattenere l'acqua nel terriccio più a lungo, evitando che si asciughi troppo velocemente, e questa è una qualità sicuramente apprezzata nei periodi caldi e secchi. È sufficiente tagliare un pezzo di juta di forma circolare, leggermente più grande del diametro del vaso. Posiziona il pezzo di juta sul fondo del vaso, sopra lo strato drenante. Assicurati che copra completamente la superficie dello strato drenante e poi metti il terriccio. Il terzo consiglio è la scelta di un buon terriccio. Un terriccio soffice e ben drenante permette alle radici di svilupparsi in maniera ottimale e di assorbire facilmente l'acqua. Se il vostro terriccio non è abbastanza soffice, potete aggiungere della perlite. Scegliete un terriccio composto da materie prime locali e di alta qualità come il compost di corteccia. Scegliete un terriccio che non contenga né torba né fibra di cocco. Qua vi lascio un video che spiega come scegliere un buon terriccio. Capovolgete delicatamente il vasetto inserendo la mano in questo modo. Se le radici sono fitte e avvolte attorno al panetto di terra, significa che la pianta è pronta per essere trapiantata. In questo caso potevo attendere ancora un po', ma fa niente. Utilizzate un vaso non troppo grande, così che le radici potranno svilupparsi per bene. E dopo il trapianto annaffia per bene la piantina così che si possa adattare al nuovo ambiente. Il quarto consiglio riguarda la potatura e nello specifico la cimatura. Questa tecnica consiste nell'eliminare il germoglio apicale quando la pianta avrà raggiunto 25-30 cm, favorendo la formazione di una struttura a Y desiderabile per una crescita vigorosa e produttiva. La germogliazione sarà più rapida, le piante saranno più fornite e il portamento sarà più compatto. Tuttavia è importante valutare se la cimatura sia effettivamente necessaria. Nel caso in cui la ramificazione a Y si sia già formata naturalmente, ad esempio ad un'altezza di 5 cm come in questo caso, e la pianta tendenzialmente si sviluppa a cespuglio, la cimatura non sarà necessaria. C'è chi invece preferisce effettuare la spuntatura, togliendo 2-3 cm della punta della pianta. Così facendo la pianta sarà comunque spinta a svilupparsi lateralmente, formando parecchi germogli laterali. Ma negli anni ho notato che questo tipo di potatura rallenta la crescita globale della pianta. E qui vi lascio un video che spiega la procedura. Come quinto consiglio parliamo ancora di potatura.
Perché la potatura dei peperoncini fornisce diversi benefici che favoriscono la crescita sana e la produttività della pianta. I rami esili e deboli che si formano alla base della pianta tendono a produrre pochi frutti e possono rompersi facilmente. Eliminandoli si reindirizza l'energia della pianta verso i rami superiori più produttivi, incrementando la raccolta dei peperoncini. Inoltre, eliminando quelle foglie che toccano il terreno, si riduce il rischio di marciume e malattie fungine. Vi lascio un video tutorial sulla potatura. Il sesto consiglio è di utilizzare la pacciamatura, una tecnica semplice ma efficace che offre diversi vantaggi. Uno strato di un paio di centimetri di pacciamatura sulla superficie del terriccio aiuta a trattenere l'umidità, diminuendo la frequenza con cui bisognerà innaffiare le piante. E questo è particolarmente importante nei periodi più secchi e caldi, quando l'acqua tende a evaporare. Un terreno umido e uniforme riduce lo stress idrico delle piante, permettendo loro di concentrarsi sulla crescita e sulla formazione di frutti. Inoltre la pacciamatura ostacola la crescita di erbacee competitive che sottraggono nutrienti e acqua ai peperoncini. Logicamente, se coltivate in vaso, questa qualità non vi interessa. Se si utilizza della corteccia come pacciamatura, nel tempo si decompone, rilasciando materia organica che arricchisce il terriccio, migliorandone la struttura e la fertilità. Come pacciamatura si può utilizzare anche l'argilla espansa, oppure un pezzo di juta. In commercio mi è capitato di vedere dei dischi di juta spessi un paio di centimetri da utilizzare come pacciamatura. Io spesso ho utilizzato dei pezzi di sacchi di juta degli anni precedenti in cui ho coltivato i peperoncini. Dal momento che si disfano e non sono più riutilizzabili come sacco, li riutilizzo come pacciamatura. Si può anche utilizzare del fieno, della paglia, che sono materiali organici biodegradabili e che quindi migliorano la struttura del terreno. Logicamente questi materiali biodegradabili col tempo si degradano, appunto, e quindi occorrerà aggiungerne. Il settimo consiglio è l'utilizzo dell'estratto di equiseto, che è un prodotto naturale ricco di minerali benefici per le piante. È un ottimo alleato per rafforzare le piante di peperoncino e renderle più resistenti alle malattie fungine, favorendo così una crescita sana e vigorosa. Puoi trovare in commercio l'estratto di equiseto sotto forma di concentrato da diluire in acqua per poi spruzzarlo sulle foglie. Ricorda di seguire sempre le istruzioni sul retro della confezione, perché possono cambiare da marca a dipendenza di quanto è concentrato l'estratto. Normalmente si diluisce in 5 litri d'acqua 20 ml di estratto di equiseto e lo si dà sulle foglie ogni 10 giorni. Se preferite un approccio fai da te, potete preparare l'estratto di equiseto utilizzando i pellet, che sono anche più economici. La soluzione di equiseto va applicata sia sulla parte superiore delle foglie che sulla pagina inferiore. È importante spruzzare l'estratto di equiseto alla sera dopo il tramonto per evitare le scottature alle foglie causate dal sole. Oltre all'estratto di equiseto potete utilizzare altri macerati per rinforzare le vostre piante, come la consolida maggiore o l'ortica. Vi lascio qua un video che vi spiega tutto su questi 3 macerati. Ottavo consiglio: controllare le piante quotidianamente è un'abitudine fondamentale per identificare tempestivamente eventuali attacchi parassitari. Prestate particolare attenzione al lato inferiore delle foglie, dove spesso si nascondono i parassiti. I nemici principali dei peperoncini sono le cimici, e possiamo fare prevenzione eliminando le uova. Le riconosci perché sono piccole palline biancastre, gialle, nere o verdi, a dipendenza del tipo di cimice e dallo stadio in cui si trovano. Poi ci sono gli afidi, piccoli insetti verdi o neri che succhiano la linfa delle foglie. Infatti anche loro
si vanno a mettere proprio sotto le foglie. In caso di infestazione le puoi eliminare con le dita e se sono veramente tante puoi utilizzare un sistema naturale e funzionante, le larve di coccinella. E qui vi lascio un video per dimostrarvi l'efficacia delle larve di coccinella. Poi ci sono i tripidi, ci sono gli acari, che sono talmente piccoli che difficilmente si vedono ad occhio nudo. Però si possono individuare laddove le foglie si accartocciano. Ma ricordatevi che non tutti gli insetti sono nemici. Per esempio, non tutte le formiche rappresentano una minaccia. Sono solo alcune le specie che si nutrono della melata prodotta dagli afidi. In questo caso, le formiche microscopiche che vedete sul fiore sono innocue, anzi utili per l'impollinazione. Se avete dei dubbi su un insetto, potete consultare un'enciclopedia, potete fargli una foto e col telefonino ci sono diverse applicazioni che vi aiutano a individuare che tipo di insetto è, oppure chiedete consiglio a un esperto. Utilizzate prodotti fitosanitari con estrema cautela, solo se strettamente necessario e seguendo attentamente le indicazioni. Favorite la biodiversità per attirare insetti utili come le coccinelle e le api. Ricordatevi che un monitoraggio costante e un approccio consapevole nella gestione dei parassiti vi permetteranno di coltivare peperoncini sani e gustosi, ottenendo così un raccolto ricco e soddisfacente. Il nono consiglio è di proteggere i vasi dal caldo estivo. Durante i periodi più caldi dell'anno, specialmente i mesi di luglio e agosto, i raggi solari possono surriscaldare eccessivamente i vasi, in particolare quelli in plastica, causando così un aumento della temperatura del terriccio e delle radici. Questo stress può logicamente indurre le piante a ridurre la produttività. Esistono diverse strategie per proteggere i vasi dal calore e garantire così un benessere delle piante. Per esempio utilizzando vasi di colore chiaro, come quelli bianchi o color crema, che riflettono maggiormente la luce solare. Al contrario, i vasi di color scuro come quelli neri tendono ad assorbire il calore. Oppure posizionando il vaso all'interno di un altro vaso più grande, creando un'intercapedine d'aria di 2-3 cm tra i due vasi. Questo spazio d'aria agisce da isolante, aiutando a mantenere il terriccio fresco. Oppure potete avvolgere i vasi con del materiale naturale, come del cartone, della juta. Anche i vasi in terracotta aiutano a dissipare maggiormente il calore. Logicamente hanno un certo peso e potrebbero risultare scomodi. Io adoro i sacchi di juta e ci metto proprio direttamente il terriccio all'interno. Decimo consiglio: come evitare che i fiori cadino. La cascola dei fiori nei peperoncini è un problema comune e soprattutto durante i periodi più caldi dell'anno. Lo stress è la causa principale di questo fenomeno e può essere causato da diversi fattori. Normalmente i peperoncini provengono da zone in cui il clima è particolarmente umido, specialmente i chinense, di cui fanno parte gli habanero, il Carolina Reaper. Sono peperoncini che sono originari dell'Amazzonia. In Amazzonia abbiamo una media dell'umidità dell'80%. Quindi per ricreare questo ambiente, specialmente nei periodi più caldi e secchi, potete nebulizzare le piante con acqua tiepida alla sera, logicamente quando il sole è calato. Ricordatevi che le piante, oltre a respirare dalle foglie, assorbono anche l'acqua. Quindi nebulizzare le foglie non solo aiuta a ridurre lo stress causato dal caldo, ma favorisce anche il normale assorbimento dell'acqua e dei nutrienti. Seguendo tutti questi consigli che vi ho appena dato, potrete anche voi ridurre significativamente la cascola dei fiori e godervi un raccolto abbondante di peperoncini. Bene. Se avete domande, come sempre lo spazio sotto al video è tutto vostro. Grazie per essere stati con me questa domenica e piccanti saluti!